insetti e del buon governo lo vedi proprio all'inizio dello stradone dei cipressi, perché vedi questo scorcio della campagna senese nello sfondo Siena, non so se vedi le due torri. Il nord è l'inizio della montagna del Chianti, che ci protegge tra l'altro dai venti freddi, dalle gelate del nord. Qui abbiamo sud, est-ovest, quindi c'è l'arco solare garantisce energia, quindi fotosintesi la mattina presto, la sera tardi. E siamo a Castelnuovo Belardenga, è una collina ovale se la guardi dall'alto, che a 360 gradi è aperta completamente, quindi anche in un giorno di caldo, oggi è il 3 di luglio eccetera, se guarda le foglie delle piante c'è comunque un po' di vento, quindi non c'hai pochissima umidità e poi c'hai la fotosintesi fortissima, hai la luce dalla mattina alla sera, non hai zone d'ombra, che tu faccia vigneti a destra, a sinistra, in fondo, non devi stare troppo a scegliere qual è il posto migliore di fare il vigneto. La prima bottiglia di pacina senza solforosa, volutamente, cercando una qualità che rispettasse al 100% le caratteristiche del luogo. L'idea è nata nell'87, con la prima bottiglia di pacina con l'etichetta verde che abbiamo. Prima facevano un unico vino. Sono più gli animali, quindi non c'è più l'apporto di sostanza organica digerita. Allora cosa facciamo? Lasciamo direttamente la sostanza organica nella vigna. Quindi i filari sono inerbiti, è un inerbimento spontaneo. Questo fa sì che ci sia un'attività dal punto di vista della copertura vegetale durante tutto l'anno e si ottengono diversi risultati. Allora, il primo è il trasferimento dell'energia atmosferica nel sottosuolo. Nello stesso tempo questa copertura fa sì che il terreno resti lì, quindi non c'è erosione, non c'è dilavamento. E in estate, quando in questo momento si comincia a trinciare, questo crea una specie di tappetino sopra e questo evita l'evapotraspirazione dal suolo, quindi l'acqua che c'è giù rimane giù. Questo è un misto sabbia-argilla, in questo caso con più componente argillosa, però tendenzialmente sabbiosa. Vedi? Più o meno tutta così o cambia? No, cambia perché questi sono diversi, come dicevo, ci sono diversi strati dove ci sono anche questi sassi tondi che sono ciottoli di fiume sostanzialmente. L'80% è sangiovese, poi c'è del cannaiolo e del cilieggiolo, più o meno un 5%. Il Syrah? Syrah è questa vignettina qua. Abbiamo avuto i risultati più interessanti dal punto di vista della qualità proprio del vino stesso che produciamo. È quello di fare in modo che il nostro intervento agricolo sia il minimo possibile. La biodiversità vuol dire che arriva qua un insetto, può scegliere cosa mangiare. Se ci fosse solo uva, arriverebbero solo gli insetti a cui piace l'uva. Avere invece biodiversità intorno vuol dire che abbiamo anche gli insetti a cui piacciono gli insetti, a cui piace l'uva. C'è una grossa differenza tra le vigne giovani e le vigne vecchie. Le vigne vecchie comunque sono pian piano andate a cercarsi le sacche di presenza di umidità e di acqua, quindi sono molto in equilibrio dal punto di vista idrico. Una vigna più giovane invece che ha le radici nella prima porzione del suolo, che è quella più organica, è quella teoricamente più fertile, però è quella che prima di tutti va il stress ambientale. E questo è quello quando io spiego il secondo di pagina. Il secondo di pagina rispetto a pagina è il vino che molto di più manifesta l'evidenza di quella che è stata l'annata. La tecnologia zero, perché non avrebbe senso, però, tutto quello che dicevamo. Il cemento è quello che mi permette di avere fermentazioni dal punto di vista dell'ambiente più omogenee, più delicate se vuoi anche. Il Sangiovese ha queste fermentazioni spontanee, progressive ma lente, quindi questo permette di non avere picchi di temperatura. Il Ficio era un convento edificato intorno all'anno 1000, probabilmente su un sito che esisteva già, quindi è nella sabbia. Quindi qua si riconosce quelle che sono alcune caratteristiche dei suoli di pagina. Questa è sabbia, è quella che a Siena chiamano tufo, lo stesso che mettono in piazza per il paglio. Quindi è una sabbia che si compatta molto con la pressione,
tanto da divenire quasi arenaria, rocciosa. E la temperatura è quella della cantina, quindi questo strato di sabbia mantiene un gradiente termico omogeneo durante l'anno e assorbe e rilascia umidità secondo necessità. La cantina è questa cosa. Nelle botti, in questo momento qui per esempio c'è tutto il 2016, le botti sono un contenitore di scambio con l'ambiente atmosferico. Grazie alla microporosità del legno il vino è in grado di assorbire aria dall'esterno e nello stesso tempo di trasmettere, di espandere verso l'esterno i residui di gas fermentativi. L'aria che è assorbita dall'esterno è una fonte energetica per il processo conclusivo, quasi, di stabilità del vino. Sangiovese inizialmente ha carica tannica, ha tannino un po' asciutto, un po' secco, che ha bisogno di tempo, di micro-ossigenazione per evolvere in qualcosa di più piacevole, che guarda caso corrisponde ai tempi della stabilizzazione. Quindi questo è.